Come leader aspiriamo al successo. Lo inseguiamo senza sosta. Ma cosa succederebbe se la chiave per un successo senza precedenti risiedesse nel sezionare i nostri fallimenti? Questo è il cuore pulsante del Reverse Engineering Success. Invece di temere il fallimento, lo abbracciamo, lo analizziamo, impariamo da esso. Non si tratta di soffermarsi sulla negatività, si tratta di riconoscere che ogni fallimento rappresenta un'opportunità unica di crescita. Ripensate a una battuta d'arresto significativa che la vostra organizzazione ha dovuto affrontare. Cosa è successo? Come avete reagito? Avete analizzato la situazione o avete semplicemente voltato pagina? Invece di considerarlo una sconfitta, consideratelo una miniera d'oro di informazioni. Ogni fallimento porta in sé i semi dell'innovazione. Analizzando ciò che è andato storto, acquisiamo una comprensione più profonda dei nostri processi e del nostro processo decisionale. Questa conoscenza è preziosa. Ci permette di adattarci, innovare ed emergere più forti. Abbracciare il fallimento come parte del percorso sblocca un potente strumento di crescita. E se smettessimo di percepire i fallimenti come ostacoli e iniziassimo a considerarli preziose fonti di informazione? Si tratta di sezionare le battute d'arresto, comprenderne le cause profonde ed estrarre insegnamenti per i trionfi futuri. Pensate a cosa succede quando si smonta una macchina complessa. Esaminando ogni componente, otteniamo una profonda conoscenza del suo funzionamento. Questo approccio ci permette di andare oltre le spiegazioni superficiali e di approfondire le cause alla base delle battute d'arresto. Si tratta di capire il perché dietro al cosa e di utilizzare questa conoscenza per prendere decisioni informate. Uno degli aspetti più potenti del Reverse Engineering Success è la sua capacità di mettere in discussione le nostre convinzioni. Analizzare i fallimenti ci costringe a confrontarci con verità scomode. Ci spinge a mettere in discussione le nostre ipotesi e a riconoscere le aree in cui la nostra comprensione potrebbe essere incompleta. Quando lasciamo andare il bisogno di avere ragione, creiamo lo spazio per l'emergere di nuove intuizioni. Queste intuizioni spesso provengono da luoghi inaspettati e mettono in discussione le basi stesse del nostro pensiero. Abbracciare punti di vista diversi è essenziale per scoprire le lezioni più preziose nascoste nei nostri fallimenti. Ora che abbiamo compreso il perché dell'analisi dei fallimenti, esploriamo un approccio pratico. Ecco una metodologia in 3 fasi per implementare il Reverse Engineering Success all'interno della vostra organizzazione. Fase 1. Coltivare un ambiente sicuro per un dialogo aperto. Promuovere una cultura in cui discutere dei fallimenti sia incoraggiato, non temuto. Fase 2. Raccogliere e analizzare i dati con rigore. Raccogliere e analizzare sistematicamente i dati relativi al fallimento. Fase 3. Identificare i modelli ed estrarre. Lezioni concrete. Identificare i modelli ricorrenti ed estrarre lezioni concrete dai dati analizzati. L'obiettivo è scoprire le ragioni alla base dell'accaduto. Seguendo questi passaggi, le organizzazioni possono trasformare i fallimenti in preziose opportunità di apprendimento. Il miglioramento continuo richiede una riflessione e un adattamento costanti. Il successo del Reverse Engineering Success dipende dalla capacità di coltivare una cultura che abbracci il fallimento come parte del processo di apprendimento. I leader svolgono un ruolo fondamentale nel guidare questa trasformazione culturale. Devono farsi promotori dell'idea che i fallimenti siano pietre miliari sul cammino verso il successo, riconoscere e analizzare pubblicamente i propri errori. Quando i leader discutono apertamente dei propri fallimenti, creano un modello potente che gli altri possono seguire. Premiare la sperimentazione e la propensione al rischio. Incoraggiare una cultura in cui la sperimentazione di cose nuove sia celebrata, anche se porta a battute d'arresto. Promuovendo una cultura di apprendimento senza paura,
le organizzazioni possono sbloccare il potenziale nascosto nei loro fallimenti. Affrontiamo il come cruciale. Tradurre le intuizioni in azioni concrete che guidino un cambiamento significativo. Il primo passo consiste nel valutare criticamente le lezioni apprese, identificare i punti chiave e fare brainstorming su strategie attuabili. Queste strategie dovrebbero essere specifiche, misurabili, realizzabili, pertinenti e vincolate al tempo. Ad esempio, se la mancanza di comunicazione tra i reparti è stata un fattore determinante, implementare una piattaforma centralizzata di gestione dei progetti. Questa piattaforma faciliterebbe un flusso di informazioni e una collaborazione fluidi tra i team. Il modo in cui inquadriamo i nostri fallimenti influenza in modo significativo la nostra capacità di imparare e crescere da essi. Invece di considerare le battute d'arresto come ostacoli, ridefiniamole come opportunità di innovazione e miglioramento. Questo cambiamento di mentalità è fondamentale. Ci permette di affrontare le sfide con una prospettiva orientata alla crescita, cercando soluzioni piuttosto che soffermarci sulle colpe. Considerando i fallimenti come pietre miliari sul cammino verso il successo, sblocchiamo la nostra capacità di innovare e spingerci oltre i confini. Gli individui e le organizzazioni di maggior successo abbracciano il fallimento come parte integrante del loro percorso. Una volta trasformate le intuizioni in strategie concrete, create un progetto per il successo, un documento vivo che guidi gli sforzi del vostro team. Questo playbook attuabile cattura le lezioni apprese e delinea i passi per prevenire errori simili. Definite gli indicatori chiave di performance, KPI, per monitorare i progressi e misurare l'efficacia. Inserite procedure chiare per la revisione e l'adattamento regolari. Programmate verifiche periodiche per valutare l'efficacia delle vostre strategie e apportare le modifiche necessarie. Questo approccio iterativo garantisce che il vostro playbook rimanga uno strumento prezioso per il miglioramento continuo. Esaminiamo un esempio concreto di un'azienda che ha trasformato una battuta d'arresto significativa in un successo Netflix. Nel 2011 Netflix ha affrontato una grave crisi quando ha separato i suoi servizi di noleggio DVD e di streaming, con conseguente perdita di abbonati. Invece di soccombere alla pressione, Netflix ha analizzato la situazione e ne ha tratto insegnamenti preziosi. Si sono resi conto che la loro comunicazione non era stata chiara e che avevano sottovalutato il legame emotivo che i clienti avevano con il marchio. Questo fallimento li ha costretti a rivalutare le loro priorità, portando a una rinnovata attenzione all'esperienza del cliente. Oggi Netflix è un colosso dell'intrattenimento globale, a testimonianza del potere di accettare le battute d'arresto. Il successo del reverse engineering success dipende dalla creazione di un ambiente in cui i membri del team si sentano liberi di discutere dei fallimenti senza timore di essere biasimati. Questo è noto come sicurezza psicologica, fondamentale per promuovere un dialogo aperto e una mentalità orientata alla crescita. Immaginate un luogo di lavoro in cui ogni errore viene accolto con critiche, soffocando la creatività e l'innovazione. Ora immaginate un ambiente in cui le persone si sentano a loro agio nell'esprimere idee e nell'ammettere errori senza paura. In una cultura di questo tipo, i fallimenti sono visti come opportunità di apprendimento e crescita collettiva. Questo cambiamento di prospettiva è essenziale per promuovere un miglioramento continuo. I leader svolgono un ruolo fondamentale nel coltivare una cultura di sicurezza psicologica. Le loro azioni dettano il modo in cui i fallimenti vengono percepiti e affrontati. Quando i leader abbracciano apertamente la vulnerabilità e la trasparenza, creano un modello potente che gli altri possono seguire. Immaginate un amministratore delegato che ammette un errore, condividendo le lezioni apprese e i passi da compiere per prevenire errori simili.
Questo atto di vulnerabilità favorisce la fiducia e incoraggia gli altri a fare lo stesso. La trasparenza consente ai membri del team di imparare dalle esperienze reciproche, promuovendo un senso di responsabilità collettiva per il successo. Trasformare una cultura che teme il fallimento in una che lo abbraccia richiede un cambiamento di mentalità da una mentalità statica a una mentalità di crescita. Gli individui con una mentalità statica evitano le sfide e temono di commettere errori. Al contrario, coloro che hanno una mentalità di crescita credono che le capacità possano essere sviluppate attraverso la dedizione e l'apprendimento dagli errori. Abbracciano le sfide e considerano le battute d'arresto come opportunità di crescita. Le organizzazioni che promuovono una mentalità di crescita incoraggiano le persone a uscire dalla propria zona di comfort e a considerare i fallimenti come preziose esperienze di apprendimento. Questo cambiamento è essenziale per sbloccare il pieno potenziale del reverse engineering success e creare una cultura di miglioramento continuo. La capacità di adattarsi, innovare e imparare dai propri errori è fondamentale per il successo. Il reverse engineering success non è solo una metodologia, ma un cambiamento fondamentale di prospettiva che ci permette di vedere le battute d'arresto non come sconfitte, ma come preziose opportunità di crescita. Ricordate che gli individui e le organizzazioni di maggior successo non sono quelli che evitano il fallimento a tutti i costi. Sono quelli che hanno imparato l'arte di imparare dai propri errori, trasformando le battute d'arresto in trampolini di lancio verso vette più alte. Il viaggio inizia con un solo passo: la volontà di mettere in discussione le nostre convinzioni, abbracciare la vulnerabilità e coltivare una cultura di apprendimento continuo. Iniziate identificando una recente battuta d'arresto all'interno della vostra organizzazione. Riunite il vostro team. Analizzate la situazione attraverso la lente del reverse engineering success ed estraete lezioni concrete che guideranno le vostre iniziative future. Ricordate che il vero fallimento non sta nel commettere errori, ma nel non imparare da essi. Abbracciate il potere trasformativo del reverse engineering success e sbloccherete un mondo di possibilità di crescita, innovazione e successo duraturo. Il viaggio inizia oggi.